Cari fratelli e sorelle, oggi ci siamo riuniti per riflettere su un argomento di grande importanza e mistero da supporre. Profezie di Padre Pio, questo umile sacerdote saggio che ha toccato il cuore di molti con la loro profonda spiritualità. Avrebbe ricevuto 12 rivelazioni da Cristo durante il suo ministero a San Giovanni. Rotondo Padre Pio era noto per i suoi straordinaria saggezza e visione che, manifestato in tutti i suoi aspetti, vita sia che agisca come insegnante per i pellegrini osservano attentamente. Sono gli eventi del mondo. Qualità straordinaria consentita. Si avvicinerebbe a Cristo e lo sarebbe. Testimone di visioni ed eventi mistici che ha condiviso con i suoi superiori e a cui hanno assistito in molti persone. Secondo il libro I grandi profeti di Renzo Baccara, Padre Pio è tra quelle persone che spesso sono contrarie. La loro volontà diventerà portatrice di segreti e rivelazioni che riguardano a tutta l'umanità. Come è successo con i veggenti di Medjugorje e i pastori di Fatima, Padre Pio avrebbe avuto anche un avvertimento in merito futuro, principalmente in relazione alla fine del mondo. Le 12 presunte profezie di Padre Pio, rivelato da Baccara, non lo erano confermato ufficialmente né dalla Chiesa né dai biografi del santo, però queste profezie, simili ad altre rivelazioni sulla fine del mondo, rappresenterebbe un monito per l'intero umanità, una chiamata alla conversione e alla fede. Ora esporrò brevemente il presunto profezie di Padre Pio. Il mondo è camminando verso la rovina degli uomini. Ha abbandonato la strada giusta. A avventurarsi in scorciatoie che finiscono in deserto di violenza se non ritornano. Bevi subito alla fontana del sarà l'umiltà della carità e dell'amore. Catastrofe, cose terribili che ho visto. Non sono in grado. Intercedi per gli uomini più che per la pietà. Il divino sta per finire l'uomo. È stato creato per amare la vita ed è finito. Distruggere la vita quando esisteva il mondo. Affidato all'uomo era un uomo giardino. Lo trasformò in un boschetto pieno di i veleni. Ora non servono più a purificare. La casa di quell'uomo ha bisogno di lavori profondo che può venire solo dal cielo. Preparati a vivere 3 giorni. Oscurità totale sono questi 3 giorni. Molto vicino, e in questi giorni tu saranno come morti, senza mangiare e senza bevi, poi la luce ritornerà, ma molti saranno gli uomini a non esserci più. Molte persone scapperanno sconvolte, ma correrà senza avere una destinazione, lo diranno nel guida la salvezza e la gente correrà verso est ma cadrà in un abisso. Dirà che nella salvezza dell'incidente e la gente correva verso ovest, ma cadere in una fornace, la terra tremerà e il panico sarà grande, la terra è malata. Il terremoto sarà come un serpente per te. Lo sentiranno strisciare ovunque e caddero molte pietre e molti uomini perì. Siete come le formiche, perché arriverà il momento. Tempo in cui gli uomini si strapparono via i propri occhi per a piece of bread. I negozi verranno saccheggiati, i magazzini lo saranno. I poveri invasi e distrutti saranno quelli che in quei giorni bui si incontrano. Senza candela, senza brocca d'acqua e senza sufficiente per 3 mesi. Scomparirà una terra, una grande terra. Un paese verrà cancellato per sempre dal mappe geografiche e con esso sarà trascinato nel fango, nella storia, nella ricchezza e uomini. L'amore dell'uomo per l'uomo è diventato a parola vuota, come ci si potrebbe aspettare. Che Gesù ti ami se non sai amare nemmeno quelli che mangiano lo stesso tavolo. Dell'ira di Dio non sarà risparmiato. Uomini di scienza ma uomini di cuore, sono disperato, non so cos'altro.
Cosa fare affinché l'umanità pentiti se continui su questa strada? Si scatenerà la terribile ira di Dio. Come un tremendo lampo di luce. Musica. Una meteora cadrà sulla terra e tutto tremerà, sarà un disastro molto peggiore di che una guerra, sarà molte cose cancellato e questo sarà uno dei segni. Gli uomini vivranno un'esperienza tragica. Molti saranno portati via dal fiume Meni. Sarà incenerito dal fuoco, molti lo saranno. Sepolto dai veleni, ma io rimarrò vicino ai puri di cuore. Non sappiamo se queste profezie lo siano vero secondo i frati di Padre Pio. Non avrei mai parlato di questi messaggi ricevuto in alcun modo. Ascolta ci fa le profezie di Padre Pio. Considerando il giudizio finale non dovremmo averlo, ma prepararci per affrontatelo con fiducia e speranza. Vivere secondo i suoi insegnamenti. E confidando nella tua guida possiamo. Spero di essere tra quelli che lo saranno. Accolto tra le braccia del Padre Celeste. Ricordiamolo, la vita di Padre Pio è stato segnato dalla fede, dall'amore per Dio e al successivo ha dimostrato che era vero. Il significato della vita sta nell'amore e dedizione a Dio e servizio agli altri. Quindi, cari fratelli e sorelle, prendiamo il scherzi a parte, le profezie di Padre Pio non lo sono sia per indagare sul futuro che per migliora il nostro presente. Lasciaci vivere. Preghiera nella carità e nell'amore con fiducia nel disegno divino per ciascuno. Noi che la testimonianza di Padre Pio continua a continuare. Illuminare il nostro cammino di fede e quello con l'aiuto di Dio possiamo vivere secondo con il tuo esempio che testimonia il tuo amore a tutti coloro che incontriamo. Fateci sapere cosa pensate di noi. Commenti e non dimenticate di farlo. Iscriviti al canale Preghiere Potenti per non perdere le nuovi video ed entra a far parte della community di fede e di preghiera. Dio vi benedica.